speriamo che sia un bel momento di condivisione per celebrare la longevità sana e poi magari avremo modo veramente di capire che cos'è la longevità e cosa significa longevità sana. Ringrazio Walter Longo e la Fondazione Walter Longo per l'invito qui oggi. Abbiamo pensato cosa meglio di avere proprio i bambini e i ragazzi che saranno i giudici oggi pomeriggio. Alla fine questo in tanti anni di studi ci siamo resi conto, e le nutrizioniste della fondazione sono qua e loro lo sanno meglio di me, e intanto grazie. E ci siamo resi conto che uno può avere la dieta perfetta della longevità, ma se non la fa nessuno non serve a niente, no? Quindi deve essere buona, deve essere qualcosa che ti rende felice. Ciao a tutti, sono Antonella Tagliabue e mi fa piacere essere qui al Nutrition and Longevity Festival perché questa è una giornata importante. Ci sarà tanto sport, tanto divertimento, tanto cibo, però sarà soprattutto un'occasione per riflettere su quello che è il concetto di longevità. Oggi diciamo che la longevità inizia da bambini ed è vero, uno stile di vita sano, appunto con un'alimentazione corretta dove si può mangiare tutto ciò che si vuole, anche divertendosi con uno stile di vita sano che coinvolge lo sport, il divertimento, eccetera, è una cosa importante. Benvenuti a tutti e grazie per essere qui. Avviciniamo, inspiro, su lateralmente cresco, conservo l'aria, espiro in avanti e giù. Esatto, una volta a settimana carne, latticini e 2 uova, 3-4 volte a settimana il pesce. Pesce preferire pesci di piccola taglia, ad esempio, non so, gli alici oppure pesce azzurro tipo lo sgombro. E invece per quanto riguarda i legumi, cercare di consumare una quota maggiore durante la settimana. La malinformazione deve solo combattere l'informazione, la formazione e la divulgazione, perché se noi abbiamo una dieta, un'attività che è la migliore del mondo, ma se nessuno sa che esiste è come non averla. Ma prima di tutto bisogna informare i genitori, perché i ragazzi non fanno la spesa loro magari. Si pensa sempre agli americani, gli americani sono obesi, hanno tutti questi problemi di dieta, poi quando si andate a vedere gli italiani, in effetti i bambini italiani, soprattutto Sud Italia, ma in generale Sud Italia, addirittura il sovrappeso aveva sorpassato quello degli americani, e non l'obesità ma il sovrappeso, e sicuramente c'erano delle regioni italiane che avevano dei problemi enormi. Ecco, l'obiettivo della Fondazione
per poter educare e sensibilizzare il più possibile i ragazzi è quello di arrivare al punto che i ragazzi stessi possano autoresponsabilizzarsi, automonitorarsi, essere loro stessi portatori di un messaggio di prolongevità all'interno della loro comunità, tra i loro coetanei, nelle scuole e anche a casa. Cercavamo un contesto educativo diverso da quelli tradizionali e abbiamo avviato un progetto di immersione in natura, educazione in natura. Dicono tante volte che siamo quello che mangiamo e noi siamo natura, quindi che altro aggiungere? Direi che lo stare in natura è fondamentale, oltre all'alimentazione e a tutti i valori proposti dal professor Longo. Il cuore del festival è la nostra gara culinaria. Infatti vedete alle mie spalle 3 cucine che sono state allestite. Allora, a decretare e a valutare le ricette e quindi i nostri 3 piatti finalisti sarà una giuria young, una giuria di ragazzi che sono qui alla mia destra e alla mia sinistra e che valuteranno le ricette solo esclusivamente sul loro gusto, mentre invece le ricette che sono tante le ricette che sono arrivate in fondazione sono state valutate invece da una giuria tecnica formata appunto dal professor Walter Longo, dallo chef Paolo Rota, chef executive del ristorante 3 stelle Michelin di Bergamo, e la dottoressa Romina Ines Cervigni, responsabile scientifico della Fondazione Walter Longo. La dieta della longevità innanzitutto si chiama dieta, ma non è una dieta intesa come un protocollo nutrizionale da seguire in maniera, diciamo, restrittiva, un modo per alimentarci in maniera sana, che comprende tutti i nutrienti. È importante anche il gusto, quindi appunto ci sono ricette tradizionali che sono sane, ma sono anche gustose, tant'è che le continuiamo a mangiare da centinaia di anni. Perché si chiama dieta della longevità? Perché appunto promuove la longevità, e sana longevità perché sì, vogliamo vivere a lungo, ma naturalmente in salute. Come riusciamo a capire se il nostro pasto è sano, è completo? Immaginiamoci di avere un piatto e dividiamo la metà. La prima metà la riempiamo di verdura e dividiamo la restante metà in altri 2 quarti. Nel primo quarto andiamo a mettere i carboidrati. La parte restante del piatto, con che cosa la riempiamo? Le proteine. Bisogna sempre pensare a questa questione di abbinamento per quanto riguarda tutti i macro e micronutrienti. La cottura ha il suo ruolo, quindi sicuramente un bilanciamento e una corretta cottura è sempre necessaria. Grazie a tutti. Angela l'hai assaggiata, tu È andata bene, dai, sono molto contenta. I tempi e tutte, insomma, le materie prime andavano bene, speriamo. Le fave hanno bisogno di una cottura molto lenta per frantumarsi, quindi vanno ridotti in punea, poi mischiate con le cicorie, le olive taggiasche, i pinoli e un filino d'olio a crudo. Ed è un piatto della longevità assolutamente. Ci sono la metà che preferiscono. Queste sono cose
che voi mangereste normalmente o quasi impossibile? Quello di prima sì? Noi ci vediamo questa sera alle 18:30 a Piazza Roma per eleggere la ricetta della longevità 2023. Grazie! Il titolo del libro che è uscito qualche anno fa ed è anche il motto di oggi, la longevità inizia da bambini, effettivamente dà già un messaggio molto molto chiaro. Addirittura possiamo dire che la salute di un bambino inizia già anche prima della gravidanza, quindi già dalla mamma e dal papà, in particolare la mamma, però anche dal papà sani. Quindi questo ci fa capire bene quanto sia importante mettere delle solide basi per poter avere una salute, una longevità, no? Dicevamo tanti anni in più, ma tanti anni in più di vita in salute. Allora, sono Gioara e sono di Treviglio. Oggi ho portato le mie allieve della Sax Dance di Treviglio a fare un'esibizione. Allora, vabbè, sicuramente danzare fa bene, innanzitutto all'anima, poi dal punto di vista fisico perché ci si può sfogare, comunque è un modo di praticare un po' di attività fisica non troppo intensa, divertendosi, certo, c'è la musica eccetera, quindi ci si diverte. Niente, allora adesso se volete, bambini dai 10 anni, maschi, femmine, adulti, non, ci sarà un attimino di una mini lezione di pop che alterneranno le nostre ragazze più grandi, quindi Aurora e Silvia, perciò se volete partecipare venite qua e vi insegneranno qualche passetto. Lo spostiamo a destra e a sinistra. Il composto dovrà essere di questa consistenza più o meno. Ok, quindi la consistenza, fai un attimo vedere dal mezzo, è proprio liquida, vedete? È mezzo centimetro più o meno di spessore. Ok, lo spessore è di circa mezzo centimetro, questo è molto importante perché chiaramente se è troppo sottile si può bruciare facilmente, però se è troppo alto non si cuoce bene. Buonissima. Siamo un'associazione di promozione sociale e l'obiettivo è quello di portare il sorriso a chi ne ha più bisogno e lo facciamo attraverso diverse attività, sia per gli adulti che per i bambini.
Oggi facciamo dei laboratori per i bambini, piatti d'artista. Sono bravissimi. Abbiamo fatto un centinaio di piatti. Perché la creatività è benessere e aiuta le persone a star bene. Ben ritrovati a chi è con noi da questa mattina. In questo momento siamo qui per provare a tirare un po' le fila e discutere un po' insieme della nutrizione sana che fa bene e della longevità. Vi presento i nostri ospiti che non hanno bisogno di presentazioni, però lo faccio lo stesso perché mi fa piacere ricordare perché siamo qui oggi. Allora, il professor Walter Longo, ovviamente della Fondazione Walter Longo. Abbiamo con noi anche Paolo Rota, che è executive chef del prestigioso ristorante stellato da Vittorio, 3 stelle Michelin. Intanto c'è un microfono a disposizione, quindi chiunque di voi ha delle domande alzi la mano che passiamo il microfono e quindi potete dialogare col professor Longo e con lo chef Rota. Intanto inizio io con una domanda. Noi siamo qui per scegliere quello che è il piatto della longevità. Allora, al professore chiedo quali sono i criteri per valutare un piatto della longevità e allo chef chiedo gusto e alimentazione sana e longevità possono stare insieme? Intanto la parte di nutrizione, nel senso proprio di cosa ti dà, come ti nutre, e poi ovviamente il fattore più importante era la longevità, com'è che questo piatto contribuisce alla longevità e poi anche se questo piatto era un piatto povero, quindi un piatto che poteva essere costa poco, basato su ingredienti semplici e qualcosa che può fare chiunque, può essere adottato da qualsiasi livello sociale. Sì, il mio criterio di valutazione è stato proprio un po' più tecnico, nel senso che sono andato un po' a vedere quelle che sono le componenti del piatto e soprattutto se sono legate alle nostre tradizioni e quindi alla nostra cultura gastronomica, ecco. Poi ho trovato comunque tutti i piatti molto interessanti, nel senso che rispettavano bene o male quelle che erano le richieste fatte dal professore, no? Però se devo essere sincero sono un po' più andato nel particolare, scegliendo quello che secondo il mio gusto e il tipo di cucina che a volte propongo, insomma, è quelli che più erano un po' più consoni alle mie corde, ecco, tutto niente. Comunque sono stati tutti bravi, assolutamente. Quindi penso di poter ringraziare tutti. Noi adesso continuiamo. Si può appunto evitare di prendere l'ascensore, utilizzare le scale, fermarsi un pochettino prima e fare una passeggiata per arrivare nel luogo di lavoro o a scuola, ed iniziare anche un'attività fisica che può essere ludica, anche non solo agonistica, però in qualche modo che spinga il bambino, che sarà l'adulto di domani o anche l'adulto, a muoversi. Quindi anche riprendere delle abitudini a volte non è semplice, perché bisogna rinsegnare, rieducare proprio al movimento, al muoversi e allo stile di vita attivo, che è un po' legata all'igiene di vita. È vero che rappresento la Fondazione Walter Longo in qualità di amministratore delegato, però la Fondazione Walter Longo è l'ideatore, il professor Walter Longo, ma è soprattutto anche chi sta portando avanti il suo lavoro nella quotidianità. Quindi io vorrei che tutti i ragazzi volontari e tutti i membri della Fondazione Walter Longo mi raggiungessero qua sul palco.
Se volete venire sul palco ci farebbe piacere avervi con noi, perché siamo tutti una famiglia, lo sappiamo e lo sapete. Eccole, ci hanno raggiunto le nostre chef. Allora, ricordiamo, siete emozionati? Oggi, adesso più di prima. Sì. Allora, ricordiamo i piatti che hanno partecipato alla nostra gara. Io ho preparato la pasta Barbie. Io la minestra di fagioli con l'occhio. Cicorie e fave. Bene, allora ci siamo, siamo pronte. Ricordiamo il premio perché vinceranno un voucher che potranno utilizzare presso l'Academy da Vittorio per una masterclass di cucina oppure in alternativa un pranzo o una cena presso il ristorante da Vittorio 3 stelle Michelin. E sarà lo chef Paolo Rota a premiare la nostra vincitrice. La vincitrice del World's Best Longevity Dish 2023, il piatto della longevità 2023 è la... Oh, un minimo di suspense. Oh, la minestra fagioli dell'occhio Valeria Gili. Complimenti. Complimenti. Complimenti Valeria! Te l'aspettavi? Era un piatto molto saporito, pur senza avere chissà quale ingrediente particolare. La salvia è un sapore che abbinato con quei fagioli lo rende effettivamente piacevole. Un po' mi ha stupito perché i ragazzi erano giovani e la minestra non è proprio la cosa che più mangiano, credo, no? Però evidentemente è piaciuta, sono molto contenta. Chiedeva prima se era un piatto trasferibile in un menù stellato, assolutamente sì. Abbiamo proprio in questo periodo una sorta di minestra di fagioli, visto che è stagione anche di fagiolo borlotto e quindi lo utilizziamo fresco e mi ha ricordato molto questo piatto che noi già facciamo, quindi l'ho volato così, un po' trasportato da questa casa. Volevo fare un applauso alle nostre chef perché ha vinto sicuramente la loro voglia di mettersi in gioco e che non è facile, e quindi grazie mille a tutte e tre, grazie davvero. Ringrazio tutti i volontari e tutte le associazioni perché senza di loro sarebbe stato veramente impossibile. E ringrazio anche il sindaco, l'assessore Modanesi e il comune perché ci hanno dato un grandissimo supporto, oltre alla fondazione, a tutti noi. Quindi grazie mille e grazie a voi che siete venuti e avete partecipato alle attività perché siete stati numerosi. Grazie ancora. Grazie e a tutta la tua comunità, perché è una bellissima comunità e ci siamo sentiti a casa. Vorrei, prima di salutarci, invitare sul palco l'ideatore del festival e fondatore della Fondazione Walter Longo, direttore del programma di oncologia e longevità presso l'IFOP di Milano e direttore del Longevity Institute alla USC di Los Angeles. Invito qui sul palco con me il professor Walter Longo. Buonasera, benvenuto, grazie per tutto questo che ci ha regalato. Com'è andata questa giornata? Bene, siamo contenti e diciamo che questo è il primo anno, quindi il pilot, e l'anno prossimo speriamo di fare ancora di più e ovviamente il nostro scopo è di internazionalizzare, quindi portare bambini in tutto il mondo, però ci dobbiamo arrivare un passo alla volta. Con piacere. Siamo arrivati alla fine della prima edizione del Festival della Longevità e io vi volevo lasciare con una frase di François de la Rochefoucauld, credo si dica così, ed è una frase bellissima perché dice che mangiare è una necessità, ma mangiare intelligentemente, come si diceva prima, è un'arte. Grazie mille, grazie per essere stati con noi, grazie ancora.